Buongiorno. Buongiorno, sono le 5:05 più o meno, stiamo raggiungendo il punto di incontro per partire per il primo game drive. Adesso magari beviamo un caffettino, mangiamo qualche biscottino e poi si parte subito, saranno circa 3 orette e quando rientreremo ci sarà la colazione ufficiale. Let's go! Ore 5:20 partiamo per il primo game drive della giornata. I told you yesterday they're only about 30 kilograms. So when they walk, it's very light. Right. So the tracks are very faint. But that's definitely from this morning or from last night, because if you saw the dung, it was still wet. Right, it was fresh. Ci siamo immersi nella natura, siamo usciti dalla macchina per vedere una giraffa. Dobbiamo stare. Cambiati, tuffo in piscina e poi si va a mangiare, pranzo. Ovvio. Che vedono i tuoi occhi? Elefanti lontanissimi, ma questo coso funziona benissimo, pensavamo fosse bello. Sono tipo là. Vuoi vederli? Dai.
ore 14, pranzo leggero. Is a light lunch. Interrompiamo il pranzo perché ci sono degli animali. No, ma troppo carini. E dopo il pranzo abbiamo recuperato un po' le energie con una bella dormita, ci voleva proprio la sveglia delle 4:30, dopo un po' si fa decisamente sentire. Adesso raggiungo Roby che è nell'area comune, così ci rilassiamo un po'. Eccoti qua. Che pesato? Direi di sì. Vedere queste foto. Pazzesco. Un altro modo per passare il tempo tra un game drive e l'altro è scegliere uno di questi giochi. Scelto? African Safari. Vabbè, direi obbligatorio. Vai. Stiamo preparando per l'ultimo game drive di oggi. Sono quasi le 4, quindi l'orario di ritrovo. Si parte? Si parte. Vorremmo vedere il leone oggi. Esatto. Mission Leone. Leone. Let's go. Piccola pausa. Esatto. Sono Siamo a le metà. 6 Sì, circa. esatto, siamo a metà del secondo game drive. Adesso si fa una piccola pausa, si beve qualche drink, ci si gode il tramonto. E poi si rientra E poi si cercando di rientra. vedere gli ultimi animali. Esatto. E poi cena. Dopo. Cibo. No, they did because they're bigger than females, so they managed to. Eccoci rientrati dall'ultimo safari, adesso una sciacquatina veloce e poi voliamo a cena, che oggi siamo rientrati un pelo tardi. Sì, sono più o meno le 7:30. Dentro al safari più o meno 7:30, di solito 7. La fame si fa sentire, quindi andiamo. Eccoci, ore 20. Stiamo andando a cena, siamo tornati nel game drive, doccia veloce e adesso Cena! di solito la cena non ha un orario fisso, o meglio,
una volta rientrati dal Game Drive la cena è pronta e si può decidere se cenare subito oppure andare in camera, rinfrescarsi, fare una doccia e tornare a mangiare, quindi veramente comodo. Tutto comunque fresco anche se si arriva dopo un'ora, perché noi arriviamo sempre un'ora dopo il Game Drive, ce l'abbiamo e tutto, quindi. Esatto, veramente buono. La cena comunque è composta da un antipasto e poi da un piatto principale, che può essere un primo o in questo caso un secondo, dolce e sottofondo di ragni. Incluso nel prezzo? Che chiamano pioggia così, poi niente, non parliamo di no. Eccoci arrivati alla fine di una giornata tipo in un lodge 5 stelle in Sudafrica, in particolare in una delle riserve private che circondano il Kruger National Park. Concludiamo il video rispondendo a una domanda: ne vale la pena? Secondo noi sì, oltre per il fatto che comunque se si sta cercando un viaggio anche all'insegna del relax, un posto come questo è perfetto perché è un all inclusive, quindi non ci si deve pensare più a nulla una volta entrati qui. C'è anche un altro fattore che ci fa rispondere sì alla domanda ne vale la pena. Per chi come noi si approccia per la prima volta all'esperienza del safari del Game Drive, questa è dal nostro punto di vista la soluzione migliore, perché l'alternativa è magari fare il self-drive, che è una tipologia di safari diverso dove tu con la tua macchina entri in mezzo alla savana e vai tu alla ricerca degli animali. Capite che è una scelta un po' complessa, un po' difficile, senza l'aiuto di magari ranger e gente esperta non si riesce magari a vedere degli animali. O non si capisce neanche cosa effettivamente si sta guardando, perché veramente noi con il ranger abbiamo assimilato una quantità di nozioni che probabilmente neanche in tutti i nostri anni di scuola, studiando tutti gli animali del mondo, abbiamo mai imparato. Si riesce anche a imparare molte cose, quello sicuramente è un valore aggiunto. Detto questo, si possono fare comunque anche i safari dormendo fuori dal Kruger e appunto ci sono delle realtà che offrono solo il safari. Noi non abbiamo provato questo aspetto, quindi non ci sentiamo di entrare troppo nel dettaglio. Avendo vissuto questa esperienza, diciamo, per chi vuole un pacchetto un po' più semplice, questa è l'opzione veramente, secondo noi, ottimale sotto diversi punti di vista. Precisiamo anche che qui non siamo nel Kruger National Park, perché quello è un parco pubblico dove appunto si può anche fare il self-drive safari, però non ci sono recinzioni tra questa riserva privata, le altre riserve private e il Kruger, quindi gli animali sono gli stessi, la natura, l'ambiente è lo stesso e soprattutto gli animali sono in totale libertà e non in cattività. Detto questo, noi sicuramente torneremo a provare anche assolutamente sì, perché il safari nel Kruger. Esattamente. E si conclude qua questo video, ma non il nostro viaggio in Sudafrica, quindi no. iscrivetevi al canale. Vi aspettiamo nei prossimi video. Ciao!